Mi chiamo Oliver e questa è una storia che non avrei mai pensato di dover raccontare. Mia moglie, Lisa ed io eravamo considerati da molti la coppia perfetta. Sposati da 7 anni, la nostra vita era colma di amore, risate e progetti. Vivevamo in una accogliente casa in periferia e tutto sembrava andare per il meglio. L'unico cambiamento avvenne quando Lisa decise di iscriversi a una palestra locale per perseguire una vita più sana e attiva. La supportai pienamente. Ci aspettavamo che questa scelta cambiasse le nostre vite per sempre. Nei primi mesi tutto procedeva alla grande. Lisa era più felice ed energica e io ero fiero dei suoi successi in palestra. Le nostre serate erano piene di conversazioni sui suoi nuovi amici e su quello che imparava nelle classi di fitness. Tuttavia, col passare del tempo, iniziai a notare piccoli cambiamenti che inizialmente non riuscivo a identificare. Cominciò a trascorrere più tempo in palestra, giustificando ciò con lezioni extra o allenamenti speciali. I suoi abiti per l'allenamento diventarono più alla moda e iniziò a prestare più attenzione al suo aspetto prima di uscire di casa. A volte menzionava cene con gli amici della palestra dopo l'allenamento e, sebbene le credessi, una sensazione di disagio iniziò a insinuarsi nel mio petto. Provai a convincermi che fosse solo gelosia o insicurezza da parte mia. Dopotutto, Lisa non mi aveva mai dato motivo di sospettare. Ma con il tempo, quei primi segnali diventarono impossibili da ignorare. Era al telefono più a lungo, a volte ridendo per messaggi che non condivideva con me. Quando le chiedevo dei suoi giorni, diventava evasiva, fornendo risposte vaghe. L'intimità tra noi iniziò a diminuire e mi sentivo sempre più uno straniero nella mia stessa casa. Gli sguardi scambiati, il cambiamento nelle sue abitudini e le lunghe conversazioni telefoniche con persone che non avevo mai incontrato iniziarono a pesare sulla mia mente. La fiducia che avevo in Lisa iniziò a vacillare e il bisogno di capire cosa stesse succedendo divenne un'ossessione. Era allora che presi la decisione di indagare ulteriormente, per scoprire se la mia mente mi stava giocando brutti scherzi o se ci fosse davvero qualcosa che non andava. Fidavo di Lisa, ma qualcosa nel profondo di me mi diceva che dovevo agire. Con il dispiacere che prendeva il sopravvento, iniziai a prestare più attenzione ai dettagli. Un diverso profumo sul collo di Lisa, un nuovo luccichio nei suoi occhi, il sorriso che sembrava nascondere un segreto. Ogni gesto, ogni parola di lei veniva scrutato. Decisi che avevo bisogno di saperne di più su questi amici della palestra. Cercai di essere casuale nel fare domande, ma Lisa sembrava elusiva. C'era un nome, in particolare, che continuava a emergere frequentemente. Tom, un partner di allenamento che lei diceva essere solo un amico. Ma perché allora il suo volto si illuminava così tanto quando parlava di lui? Gradualmente i miei sospetti si trasformarono in una ferita aperta. Trascorsi innumerevoli notti a ripercorrere ogni conversazione e scambio tra loro a cui avevo assistito. I pezzi del puzzle si allineavano, ma la realtà sembrava troppo surreale. Controllare il suo telefono quando non era presente divenne un'abitudine, cercando indizi. Ogni messaggio innocuo mi portava un momento di sollievo, ma l'irrequietezza persisteva. Le mie azioni mi sembravano invasive, ma non potevo fermarmi. La verità divenne un fuoco insaziabile che alimentava le mie indagini. Seguii Lisa a una cena con i suoi amici della palestra, parcheggiando a distanza e osservandola entrare in un ristorante. Era splendida, vestita con un abbigliamento che non aveva scelto insieme a me da mesi. Tom, come previsto, la accolse calorosamente. Per ore li osservai, testimoniando risate, lievi tocchi e sguardi che andavano oltre la semplice amicizia. Il terreno sembrava svanire sotto di me. I sospetti si erano materializzati, ma non era ancora conclusivo. Avevo bisogno di prove concrete, qualcosa di irrefutabile. Il dolore che provavo era schiacciante, ma la determinazione a scoprire la verità completa era ancora più forte. L'indagine era appena iniziata e quello che stavo per scoprire sarebbe stato doloroso e pieno di sorprese. La svolta non arrivò tutta in una volta, ma a pezzi, come una sinfonia lenta e dolorosa che suonava sempre più forte. Ero determinato a scoprire la verità,
ma ogni passo sembrava trascinarmi più in profondità nel dolore. Iniziai assumendo un investigatore privato, spiegando la mia situazione e ciò che sospettavo. Mi guardò con quegli occhi già abituati a casi come il mio, promettendo discrezione e professionalità. Le settimane seguenti furono un vero tormento. Con ogni aggiornamento dell'investigatore, il mio cuore affondava sempre di più. Foto di Lisa e Tom insieme in diversi luoghi, messaggi scambiati segretamente con parole che non erano solo di amici. Mi perdevo tra la realtà e l'immaginazione, ricreando nella mia mente i momenti che avevano condiviso. Il dolore era quasi fisico, un pugnale che mi tagliava, e l'amore che provavo per Lisa iniziava ad essere oscurato dal tradimento. Un investigatore ottenne un audio di una conversazione tra loro, dove parlavano apertamente della loro relazione e di quanto fossero innamorati l'uno dell'altra. La sua voce, dolce e familiare, che pronunciava quelle parole a un altro uomo, fu il colpo di grazia. Ero devastato, ma dovevo ancora affrontare la parte peggiore, il confronto. Come potevo parlarle di tutto ciò che avevo scoperto senza crollare completamente? La rivelazione del tradimento di Lisa lasciò una ferita aperta nella mia anima. Ero devastato, perso in un turbine di rabbia e tristezza. Ma, con il passare dei giorni, una nuova emozione iniziò a sorgere dentro di me. La necessità di giustizia, una vendetta fredda e calcolata. Dopo ulteriori ricerche su Tom, scoprii che era sposato. Sua moglie, Sara, sembrava essere una donna amorevole e devota, completamente all'oscuro del carattere traditore di suo marito. Provai un brivido di simpatia per lei, immaginando lo shock che l'attendeva. Con una nuova determinazione contattai Sara. Le parole erano difficili da trovare, ma dovevo dirle la verità. Organizzammo di incontrarci in un caffè lontano da occhi indiscreti, dove avrei potuto mostrarle le prove. L'espressione di Sara quando le raccontai fu di incredulità totale, seguita da profonda tristezza. Guardò le foto e i messaggi, ognuno come una pugnalata al cuore. «Come ha potuto fare questo?» mormorò tra le lacrime. «Mi fidavo di lui, lo amavo». «Sara, so come ti senti», dissi, la mia voce piena di compassione. «Ma dobbiamo fare qualcosa al riguardo. Dobbiamo insegnare loro una lezione». La fiamma della rabbia si accese nei suoi occhi, si asciugò le lacrime e mi guardò con determinazione. «Hai ragione, Oliver, devono pagare per quello che hanno fatto». Così iniziammo a pianificare la nostra vendetta. Sara ed io diventammo improbabili alleati, uniti da un tradimento condiviso. Ci incontravamo regolarmente, scambiandoci informazioni e elaborando un piano meticoloso. Decidemmo che la vendetta doveva essere pubblica, qualcosa che avrebbe umiliato Tom e Lisa e mostrato al mondo la loro vera natura. Il luogo perfetto per il confronto sarebbe stato l'Academy, dove tutto era iniziato. Uno spazio pieno di testimoni, inclusi studenti, istruttori e l'amministrazione. Con le prove in mano, come foto e messaggi di testo, Sara ed io arrivammo in palestra in un momento di grande affluenza, determinati a esporre il tradimento. L'adrenalina scorreva nelle nostre vene, i cuori battevano per la miscela di rabbia e nervosismo. Entrammo in palestra e vidi Tom e Lisa che ridevano e parlavano come se nulla fosse accaduto. Il mio sangue bollì e mi avvicinai a loro con Sara al mio fianco. «Tom, Lisa!» gridai, attirando l'attenzione di tutti nella stanza. «Ho qualcosa da mostrare a tutti qui!» Le loro espressioni cambiarono rapidamente da sorpresa a orrore quando si resero conto di cosa stava succedendo. Tom cercò di parlare, ma lo interruppi mostrando le foto e leggendo alcuni dei messaggi di testo. «Questa è la vera faccia di Tom e Lisa», esclamai. «Un tradimento sfacciato e spregevole». L'intera accademia cadde in un silenzio tombale, gli occhi spalancati, i volti scioccati. Tom avanzò verso di me, la rabbia negli occhi. «Non avevi il diritto di fare questo qui», urlò, spingendomi. Lo spinsi indietro e la situazione si trasformò rapidamente in caos. Gli studenti e gli istruttori urlavano, cercando di separarci. Sara piangeva mentre Lisa implorava tutti di fermarsi. La sicurezza dell'accademia intervenne, separandoci. Il manager apparve, chiedendo spiegazioni. Tra i singhiozzi,
Sara raccontò a tutti del tradimento, con le prove esposte per tutti da vedere. Tom impallidì, la sua reputazione e immagine macchiate davanti a tutti. Anche Lisa si sentì umiliata, le sue preghiere di perdono ignorate. «È finita, Tom!» urlò Sara, le sue lacrime di dolore evidenti. «Prenderò un avvocato. Il nostro matrimonio è finito». Tom e Lisa furono cacciati dall'accademia, i loro nomi infangati, le loro vite in frantumi. Sara ed io lasciammo il posto con una miscela di sollievo e tristezza. Il giorno seguente, mentre facevo le valigie, i suoni di pianto e suppliche di Lisa mi raggiunsero. «Oliver, per favore, ascoltami», singhiozzò Lisa, inginocchiandosi davanti a me, gli occhi rossi e gonfi. «Non volevo farti del male. Ero confusa, persa. Ho bisogno di te». Mi fermai, guardando la donna che credevo di amare con tutto il cuore. Il dolore nei suoi occhi era reale, ma il tradimento era una ferita profonda, qualcosa che non sapevo se avrei potuto guarire. «Lisa, hai distrutto tutto», dissi tranquillamente, la voce tremante. «Ti ho visto con lui, nella nostra casa, sul nostro divano. Come pensi che possa perdonare questo?» Lisa afferrò le mie mani disperatamente. «Ho fatto un terribile errore, ma possiamo superare questo, Oliver. Possiamo ricostruire, farò di tutto». Ritirai le mie mani, sentendo un'ondata di tristezza e rabbia. «Avresti dovuto pensarci prima», risposi, la voce dura. «Non posso restare. Non posso più fidarmi di te». Con queste parole chiusi la valigia e mi diressi verso la porta. Lisa cadde a terra, un urlo di agonia le sfuggì dalle labbra. «Oliver, per favore, non lasciarmi!» urlò Lisa. Mi fermai per un momento, guardandola indietro. La vista di Lisa sconfitta e disperata mi spezzò il cuore, ma sapevo che dovevo essere forte. Dovevo andare avanti. «Mi dispiace, Lisa», dissi, la voce rotta. «Ma è finita. Cosa avreste fatto al mio posto? Avreste anche voi affrontato la situazione davanti a tutti? Se aveste scoperto il tradimento di vostra moglie, l'avreste perdonata?» Io non l'ho perdonata. Alla prossima volta ricordatevi che ogni relazione ha una storia degna di essere raccontata. Ci vediamo presto!